Ecco, da questo punto di vista ci sono 7 livelli superiori, 6 in realtà, noi siamo il 7º. Per andare nelle parti superiori bisogna usare la parte che usa l'asse dell'energia, quindi l'energia è l'asse mentale, è la tua mente che va al piano di sopra. Con lo stesso meccanismo dello spirito e dell'anima. Anima è qualcosa che saltapicchia in tutti i tuoi contenitori che sono spalmati sull'asse del tempo. Le cosiddette vite passate di Brian Weiss, no? E le vite future di Brian Weiss. Nel saltapicchiare dentro una alla volta, non è in tutte contemporaneamente, è in una alla volta, anima si dimostra essere come un fermione, cioè una particella che in un punto non ce ne possono stare due, in un contenitore. Non ce ne possono stare due. E quindi, lungo l'asse del tempo, o sei qui, o sei qui, o sei qui, ma in un unico punto. Nell'asse dello spazio, questo è quello che fa lo spirito. Lo spirito può essere dentro di me, ma il mio spirito può albergare dentro uno che sta nello stesso tempo a New York, cioè in uno spazio differente. Lo spirito gemello, che la New Age chiama anima gemella, è lo spirito gemello. Quando ti trovi, che ti riconosci, perché succede questa cosa qui. L'altro asse, l'asse della mente, la tua mente occupa questo spazio, questo livello, il livello superiore, il livello superiore, il livello superiore, il livello superiore, con altri esseri, con o meno, in questo caso senza corpo, che sono a livelli energetici differenti. Quando tu vai al piano di sopra, sei tu che vai al piano di sopra a vedere gli angeli della New Age. Non sono gli angeli della New Age che scendono qui sotto, perché questi è col cavolo che ci vengono qui. C'hanno una paura fottuta. Perché si dice questo? Perché noi abbiamo esaminato tutta una serie di addotti, tutta una serie di altre persone che non erano addotte, ma che avevano un'acquisizione di consapevolezza tale per cui ovviamente erano carne buona per l'angelo, perché l'angelo, che si presenta, sono Michele, sono Raffaele, hanno questi nomi strani, perché c'è nel mito questa cosa, e la rivediamo anche nel mito. Perché Michele ammazza il drago? Perché il drago è la rappresentazione del serpente, cioè dell'alieno, e l'angelo, l'arcangelo, vuole che l'alieno non vinca. E negli yuga precedenti si è sbattezzato per aiutare l'uomo, no, per aiutare se stesso a fare in modo che l'alieno non vincesse sull'uomo, perché se l'alieno prende la parte animica dell'uomo non c'è più trippa per loro. In questo contesto te vai sopra, usando la tua mente, come tu puoi andare oltre guardando nello spazio o nel tempo, usando anima e spirito, facendo quella cosa che chiamano remote viewing, in qualche modo. Quando sei te che vai sopra, loro non scendono, e in quel contesto te non capisci cosa sta succedendo, e vedi però l'angelo che ti fa sempre il solito discorso. Ti dice, sai, te sei bravo, sei bello, sei buono, te c'hai più coscienza degli altri, te sei come noi, non dice mica una bugia, te sei come noi, quindi a un certo punto evita di essere riciclato in giro il tuo corpo, e vieni da noi, guarda, te sei come noi, ora hai fatto il tuo percorso, noi ti abbiamo molto apprezzato, quindi te che sei meglio, vieni su da noi, che ti chiudiamo in una prigione dorata dove non potrai più scendere, perché se rimani lì, la tua coscienza, come un virus, si espanderà e più velocemente tutti gli uomini acquisiranno coscienza, si accorgeranno che ci siamo e che li abbiamo fottuti da sempre. Noi non vogliamo questo e quindi ti devo togliere tutte le cellule cancerogene che sono le persone che hanno acquisito coscienza e consapevolezza. Ecco perché l'angelo appare a questi che hanno acquisito coscienza e consapevolezza, che nel nostro caso chi erano? Gli addotti che si erano liberati, ma poi vedremo non solo. Ma l'angelo ti fa un discorso duale, ti dice te sei più bravo dell'altro, duale, non c'è un più bravo e un meno bravo, non c'è un sopra e un sotto, te sta a fregare, perché ti fa un discorso duale e te, gli addotti che avevano acquisito consapevolezza dicevano sì, io ho visto questo essere che è venuto semitrasparente a volte e voleva e mi sorrideva, però a un certo punto quando io ho detto no, non mi fido, no, te stai a casa tua, che io ai miei problemi ci penso io, lui si è incazzato.
allora subito, e questo te lo racconta Tizio, Caio, sempre, quando 20 persone ti raccontano lo stesso, che hanno fatto lo stesso percorso e ti raccontano la stessa cosa, è chiaro che c'è un problema di fondo. Allora, quello che poi loro ti dicevano andando a vedere, loro sono andati nel piano di sopra a trovarli. Perché? Perché qualcosa nella loro esperienza non era ancora compiuto. Loro volevano comprendere chi sono gli angeli del piano di sopra e finché non hai compreso, beh, se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna. Ma nel rapporto con questo essere del piano di sopra, pochi comprendono che effettivamente lui ha detto la verità quando ti ha detto te sei come noi. Forse doveva dire te eri come noi, prima che tu scendessi, perché ora sei meglio. Meglio nel senso che hai fatto più esperienza, quindi sei più cose. Perché, e qui c'è un concetto base fondamentale, che la mia coscienza mi disse un giorno. Che la mia coscienza sono io. Un bel giorno io faccio un discorso a una mia collega, discutevamo molto di questo problema, e io gli dico, la coscienza ha creato un'immagine virtuale, l'universo, per fare consapevolezza, esperienza di sé. E lei mi dice, sì, ma perché? Per fare consapevolezza di sé. Sì, ma perché? Non se ne poteva stare a casa sua e non rompere i coglioni, cioè perché ha avuto l'esigenza di fare l'esperienza. Sostanzialmente era tranquilla, era contenta, la pensione non gliela toglieva nessuno, è eterna. Porca puttana, sai che c'ha ragione, ha fatto una domanda che ha un senso. E io quella sera, a un certo punto mi metto, stavo per andare, ero a letto e mentre chiudo gli occhi mi viene in mente una serie di cose. E la mia vocina interna mi fa comprendere una serie di cose. E poi mi dice, vedi, il mondo non è duale, non esiste questo e quello, tutto è uno. E dopo avermi finito questo discorso, mi compare l'immagine nella mia testolina, non so dire che immagine, però il concetto era questo. La domanda, perché la coscienza ha avuto il bisogno di creare l'universo per fare, per manifestarsi? Risposta nella testa, domanda sbagliata. La domanda neanche sbagliata, la domanda non ha senso, la domanda non esiste. Non c'è il duale, non c'è l'essere e il fare. Ecco perché il concetto di prima me l'aveva introdotto con il duale, non esiste il duale. Non c'è l'essere e il fare, l'essere e il fare sono la stessa cosa, perché se fai, sei, se sei, ti manifesti, e nella manifestazione esiste l'essere. Punto. In altre parole avevo capito in quel momento che tu esisti solo se ti manifesti, se no nessuno si accorge neanche della tua esistenza. Quindi il fare e l'essere sono la stessa cosa. In 3 parole mi aveva spiegato tutto, che poi sono io, che mi spiego tutto a me. Sì, buonasera professore. Sì. Volevo sapere cosa ne pensate.